Ciao a tutti, è arrivato l'ultimo giorno di mare qui alle Canarie, sto mettendo via la mia roba che lascio sempre qui da questi amici. Volevo mostrarvi un poco che cosa pesco e che cosa pesco. Poi probabilmente in coda di questo video metterò le foto, come vi avevo detto, video in acqua non li faccio. Allora, intanto ho tutta roba non professionale, cioè tutta roba comprata da Decathlon, tanto per dire un nome, dove si possono comprare veramente dei fucili classici, che è il Bochat. Ho tre Bochat di misure diverse e allestimenti diversi. Allestimenti che ci ho messo tanto anche lì con tante ricerche per farli, perché naturalmente la casa li dà con degli elastici che non hanno assolutamente potenza e trovare l'allestimento giusto non è stato semplice, prove su prove su prove. Dicevo, sono dei fucili abbastanza comodi, questo lungo, giusto il brandeggio è scomodo, ma per il resto è un fucile abbastanza comodo, leggero, facilmente manovrabile, ha un tiro buono fino a 3 metri di distanza, oltre non ci arriva. Probabilmente anche lì è una questione di elastici, una questione di diametro dell'asta. In particolare però ha un difetto questo fucile che voglio mostrare, avvicinati qua, non so se si riesce a vedere, c'è una piccola molla, si vede? Si vede? È una molla praticamente di ritorno del grilletto, è una molla che è circa 1 centimetro. Mi sono reso conto dopo un paio d'anni mi si è rotta in acqua, tra l'altro era arrugginita, e quello che mi è dispiaciuto, sebbene sia una semplice molla, niente di che, poi io l'ho smontata da un altro fucile che aveva altri problemi, mi è dispiaciuto perché ho scritto alla Bochat e gli ho detto: guardate, io ho una serie di fucili vostri, ho avuto questo problema alla molla, se mi potete o vendere voi o dire dove posso trovare le molle. Potevo comprarne una decina, anche perché costerà 1 centesimo, 2 centesimi, 10 centesimi, non costerà niente. Però senza quella molla il fucile non funziona. Niente, la Bochat non mi ha risposto. Questo è un peccato perché comunque sicuramente venderanno centinaia di migliaia di fucili. È vero che questo è un fucile da combattimento, diciamo, cioè da tutti i giorni, per gente poco professionista, per quelli che cominciano, che va benissimo, per carità, però un minimo d'assistenza ci vuole, anche perché questo fucile, se non mi sbaglio, è costato 50 euro, una roba del genere. L'ho comprato qui alle Canarie, non a Decathlon ma da un negozio che c'è qui, però comunque diciamo il suo lavoro lo fa. Dicevo, comunque vabbè, questo è l'unico neo che ho trovato nella Bochat. Io che cosa ho fatto? Sapete che vengono dati con una aletta, io ho aggiunto una seconda e come allestimento ho un elastico da 16 e uno da un attimo che guardo, mi pare 12, però non me lo ricordo. Vediamo quant'è. Sì, 12. Tutti dicono che bisogna estenderle fino al 300% della distanza. Diciamo che questo da 14 lo fa, questo da 12 addirittura si estende molto di più, però ripeto, per quello che pesco io va benissimo. Con questo principalmente ci prendo spigole, cefali e qualche mormora. Qui alle Canarie, allora io in tana non sono mai riuscito, o almeno non sono mai riuscito a trovare delle tane, non fino a 10 metri, anche perché c'è una quantità di ricci pazzesca, ricci che hanno delle spine lunghe così, che tra l'altro non si possono toccare, e probabilmente in mezzo ci saranno anche pesci, ma io non mi ci avvicino mai. Di conseguenza sono tutti tiri lì al volo, diciamo, tutti in acqua libera. E questo è il primo. Il secondo, che è quello medio, che è quello che a dire il vero uso meno di tutti, sempre un Bochat, il modello un pochino elaborato un pochino di più, il Mondial,
questo è un 50, il primo è un 90, questo è un 50. Ho comprato un'asta apposta, un pochino più lunga, anche questo viene dato con degli elastici che non danno potenza, cioè l'asta esce dal fucile e scende giù, proprio zero. Che cosa ho fatto qui? Ho preso uno, se non mi sbaglio, è uno dei due elastici che c'è all'origine. L'ho preso, l'ho messo nell'occhiello e l'ho sdoppiato praticamente. È un po' scomodo perché è piccolino, bisogna fare abbastanza forza, io lo carico in questo modo, però sott'acqua diciamo si maneggia bene. Questo ha un tiro utile fino a 1,5 metri, non di più, che è poca roba, però anche con questo ho preso spigole e cefali. Qui le spigole si trovano sempre in acqua libera, ovviamente come i cefali, e spesso e volentieri, come credo anche in Italia, in 10 cm d'acqua, cioè quando dal fondo si risale la scogliera è bagnata, poi qua c'è, come vi avevo detto, se non sbaglio in un altro video, c'è una marea che va da -2 a +2 metri, cioè che gioca su 4 metri di profondità, che è tantissimo. Dunque delle zone dove normalmente si cammina, quando è bassa marea, ci si ritrova poi a pescare in 10, 15, 20 cm e si trovano delle belle, dei bei pesci. Questo ha il portalenza qua sotto che non funziona da quando l'ho comprato. Metterla qua, bloccarla qui in questa sorta di strozzacavo sempre per la scotta, no, perché è talmente stretto che non rilascia la sagola. Però diciamo la spinta è buona, fa il suo lavoro, però anche questo è un fucile da principianti, ma che veramente potrebbe essere parecchio migliorato. Ultimo acquisto fatto quest'anno, che era in offerta, se non mi sbaglio ho pagato 19 euro. Questo non mi ricordo quanto l'ho pagato. Questo che dovrebbe essere un 20 o un 30, che ho allestito con un tridente. Ho fatto la stessa cosa del medio, ho preso un elastico dei due, anche perché stessa cosa, non aveva abbastanza potenza. Ho comprato un'asta apposta con 2 tacche e questo è molto valido sui tiri fino a 1,5 metri, è sia preciso che potente. Qui ci abbiamo preso seppie, tante, triglie, tantissime. Quest'anno abbiamo preso quasi 15 triglie, sono tutte di notevoli dimensioni, vedrete nelle foto. Polipi, ne abbiamo preso uno solo. E questo, anche questo, per armarlo, faccio così, fa uno sforzo notevole perché l'elastico è veramente corto, però è l'unico modo per dargli potenza. Ovviamente il tridente frena molto, fa molta aderenza sull'acqua, però mio figlio ci ha preso una seppia, penso che il tiro fosse oltre il 1,5 metri di distanza ed è stato veramente molto preciso ed è arrivato con potenza. Tra l'altro vorrei far notare, mi avvicino io alla telecamera, ho ovviamente appuntito con una mola le punte perché quelle originali sono talmente stondate che la penetrazione è fattibile ma è difficile, invece così serve a facilitare la penetrazione. Questi sono i 3 fucili con i quali pesco, difficilmente li porto tutti e 3, anche perché io ho le mie zone, se voglio andare a triglie e seppie ho una zona dove ci sono triglie e seppie e direi che il 90% delle volte le trovo, vado con questo, scendo sui 6 metri e le trovo, ripeto, molto spesso. Questo lo uso veramente poco e poi uso questo, ma lo uso da 2 a 4 metri, 5 metri di profondità per tiri liberi, come dicevo. Questi fucili vanno bene per principianti, hanno molti difetti, potrebbero essere molto migliorati dall'avviosciagli, costerebbe veramente poco, soprattutto migliorare l'assistenza. Niente, io per il momento posso permettermi questi, magari un giorno troverò uno sponsor che mi fornirà o mi farà provare dei fucili.
Man mano che vado avanti modifico questi qua. Un'altra cosa vi volevo far vedere: io qui ho pescato per un anno con un fucile ad aria compressa e poi ho scoperto che qui era vietato, difatti che è un Seac Sub microscopico, anche questo armato con un 4 punte, e con questo qua ci andavo sempre a pesca di seppie e di triglie. Diciamo che sebbene la triglia si mette in fuga con molta facilità, ho trovato la tecnica giusta di pesca, mi sono reso conto qual è il loro angolo visivo, e poi magari si parlerà di come pescare, sempre per i principianti. Naturalmente i professionisti non hanno sicuramente bisogno di me e sicuramente vanno a pesca di altre prede, magari più importanti. Volevo approfittare prima di salutarvi per dirvi che ho diversi progetti in mente di modifiche, di migliorie su coltelli, su attrezzatura da sub. Avevo contattato la Mares, ma mi hanno risposto picche, anche se non ho chiesto soldi, ho chiesto solo attrezzatura da fornirmi, che avrei comunque reso dopo aver apportato delle modifiche, e l'avrei portato, diciamo, al loro centro di ricerca per valutarne il mercato. Se mai qualche società fosse interessata a contattarmi, avete il contatto naturalmente tramite la mia pagina. Vi auguro buon mare a tutti, un saluto da Lanzarote. Quindi volevo dirvi ciao da Lanzarote e provarvi che sono ancora qui, naturalmente. Questo è il mare di oggi, con il quale siamo andati a pesca, è uscito un piccolo sarago. Questo è il laboratorio.